questo esagono continuerà a crescere, poi ovviamente vedrete voi dove mettere, se mettere delle sfumature diverse o non metterle, se continuare con lo stesso colore o se far la tinta unita. Questo è di vostro gradimento, cioè scegliete voi il tipo di varianti di colore e quello che volete, ok? Io ho scelto di farlo in questo modo qua e sono andata avanti finché non ho trovato l'altezza, chiudendo, adesso qui ve lo apro, chiudendo il mio esagono in questo modo. Mi basta semplicemente prendere, perché qui sto iniziando ad andare avanti, allora questo è il mio esagono dietro, che è bello anche dietro, a dirvi il vero, e questo è il davanti. Io che cosa faccio? Prendo un lato, devo per forza prendere questo perché lo sto allungando, un lato del mio esagono e lo chiudo in questo modo, ok? Chiudendolo voi vi ritrovate a vedere una parte che deciderò di chiamare manica e una parte che sarà, a questo punto, se questa è la mia manica, questa parte qui sarà la metà del mio corpo. Io non guardo adesso la metà del mio corpo, non mi interessa in questo momento. Io devo andare avanti col mio esagono, così come io vi ho mostrato inizio tutorial, finché non raggiungo l'ampiezza giusta della mia manica, ok? E ognuno avrà la sua misura, ecco che noi lo modelleremo sul nostro corpo. Io mi sono fermata a un'altezza di circa 16 centimetri, ok? Più o meno, più o meno sono circa 16 centimetri di altezza. A me va bene, va bene. Se voi lo volete, perché una bimba lo volete più piccolo, vi sarete fermate prima. Se lo volete più ampio, più comodo, con una manica più comoda nel vero senso della parola, proprio più ampia, sotto l'ascella, allora andrete avanti tante volte quanto a voi occorre. Non guardate l'ampiezza della metà corpo, ma solo questa misura, cioè quella del vostro scalfo. Ve ne accorgete voi in che modo? Unite un lato del vostro esagono e provatela. Mettete qui o potete anche imbastirla, o potete mettere delle spille da balia, quello che a voi più avete come comodità e sotto mano, e tenendo fermo questa parte provate semplicemente a inserire il vostro braccio fino ad arrivare a toccare la vostra ascella. Se vi è comodo vi fermate e continuiamo insieme. Se invece vedete che non va bene, o dovete scucire perché è troppo ampia, oppure, ma se mi state guardando passo passo, saprete bene che questo è il punto critico, cioè critico nel senso che è qui che si arriverà alla misura esatta del nostro scalfo, ok? Quindi se vi fermate troppo presto e non la provate, sarà stretta e dovrete poi scucire. Se invece vi fermate troppo in avanti perché magari siete andati avanti, guardavate la TV, e diventerà troppo larga e quindi dovrete scucire. Ecco, qui dovete stare attente proprio a questa misura qui. Ok? Detto questo, io vi auguro buon lavoro, spero che sia chiaro tutto fino a questo punto. Vado avanti anch'io con la mia metà corpo e poi ci ritroviamo qui e vi spiego qual è il prossimo step. Sono arrivata all'altezza dell'ascella che va bene per me. Quindi anche voi, suppongo, siete arrivate allo stesso punto, avete provato e avete visto che questa parte va bene proprio per la vostra misura. Ok, è importante, ripeto, per riuscire a capire come chiuderlo, prendete un lato, uno, lo chiudete in questo modo. Adesso io chiuderò perché questa è la parte più simile a questa, quindi cosa faccio? Prendo un lato, lo chiudo, basta un lato, lo chiudo e otterrò questa forma. Benissimo. Visto che io avevo già
una parte, ecco che le mie Gaie Luna iniziano all'attacco con gli abbai, visto che avevo già una parte, io cerco di fare la sinistra, quindi lo piego in modo tale da avere la manica sulla mia, anzi sulla nostra destra, ok? Guardandolo diventa destra e questo diventa sinistra. E cerco per quello che posso di fare in modo che le due parti, adesso qui sono andata avanti con la larghezza e le due parti, io qui sono arrivata più o meno qui, siano più o meno simili come colori, perché io, come appunto vi ho spiegato, ho utilizzato due tipi di colori del Primadonna e li ho miscelati insieme perché pensavo e suppongo ancora adesso, non l'ho finito quindi non lo so, che un lotto possa non bastarmi. Quindi fatte tutte queste premesse, ora dobbiamo andare, abbiamo trovato l'altezza della nostra ascella e ve la ridico nuovamente, siamo per quanto mi riguarda 16 centimetri. Ora dobbiamo scegliere qual è il nostro lato, qual è la nostra manica, in poche parole. Quindi piegate un lato su se stesso, in questo modo rovescio contro rovescio, e otterremo il nostro corpo e la nostra manica. Benissimo. Ora con un segnapunto, qui ho troppi fili, adesso andiamo a vedere come mai, ok? Allora, dicevo, con un segnapunto, a questo punto prendo questo del mio angolo, congiungo un angolo con l'altro, ovviamente dopo aver ottenuto la mia forma, ok? Quindi io so che devo fare il mio braccio destro, questo lo terrò per la mia manica e questa per il mio lato del corpo. Ora la manica la lasciamo in sospeso, quindi magari possiamo utilizzare un altro segnapunto per fermare la parte opposta della manica, più che altro per capire che questa è una parte che per il momento va a riposare. Abbiamo quindi dedotto e chiuso questo angolo col nostro segnapunto. Io combinazione sono qui con il mio filo e quindi posso continuare la lavorazione. Se voi il filo l'avete da un'altra parte, tagliate, bloccate il filo e poi ci ricongiungiamo insieme proprio sulla spalla, su quella che diventa la nostra spalla. Questa. Ok. Ecco, una cosa dimenticavo di dirvi, allora siamo sempre con il metacardigan piegato, ok, e con la partenza che dovremo fare su uno degli angoli che abbiamo piegato. Una cosa volevo dirvi, partiamo tutti quanti insieme, quindi l'ultimo giro che voi farete, quello per poi lasciare in sospeso la manica, come appunto vi ho detto, piegando il cardigan in modo tale da avere questa forma, e l'ultimo giro dovrà essere di maglie alte, non il giro delle maglie basse, più che altro perché così continuiamo la lavorazione tutti quanti dallo stesso punto. Ok, detto questo, come detto, questa è la manica, vedete gli ho messo anche un marcapunto dalla parte opposta per capire che questa parte, questa non devo lavorarla, ma dovrò lavorare il lato avanti, il lato sotto, cioè la base sotto e il lato dietro, congiungendoci poi qui sopra. Quindi riprendiamo il nostro lavoro dal nostro angolo, ok? Quindi come vedete io sono in un angolo da questa parte, qui ho il rovescio del lavoro della parte opposta. Io cosa faccio? Vado semplicemente, ora tolgo questo perché non mi serve, vado semplicemente nell'angolo opposto in questo modo e faccio una maglia bassa. Rientro di nuovo in tutte e due, in questa volta ho fatto la maglia bassa, rientro nuovamente e faccio la vera maglia bassa, quella che mi interessa per il giro. Ok? Ripetiamo. Io sono in questo angolo, quindi verso di noi.
mi aggancio nell'angolo opposto, prendo il filo e faccio la maglia bassa, metto un angolo sull'altro, entro, prendo il filo e faccio la maglia bassa, che poi è la nostra maglia bassa vera e propria. Ora lavorerò un solo lato, ovviamente, ok? Quindi sulla prima maglia alta vado a fare la maglia bassa e quindi vado a fare tutte le maglie basse, vediamo se riesco a nascondere qualcosa, tutte le maglie basse del giro sottostante, che sono in realtà maglie alte nel giro sottostante, ma io adesso vado a fare le mie maglie basse come sempre ho fatto, ok? Una maglia bassa per ogni maglia alta sottostante. Quando arrivate all'angolo, anzi quando arriviamo all'angolo vi mostrerò nuovamente come fare. Intanto proseguite tutto il lato una maglia bassa su ogni maglia alta. Quando arriviamo al nostro angolo, ovviamente procediamo come sempre abbiamo fatto, quindi di angoli adesso ne avremo soltanto 2 e li lavoreremo, in questo caso che abbiamo le maglie basse, una maglia bassa, 2 catenelle, rientro una maglia bassa e continuo così come ho sempre lavorato il giro delle maglie basse. Vi confido che ho messo in forno il pane. Non sono una cuoca provetta, nel senso che non sono così brava in cucina, però ecco, di tanto in tanto mi cimento, ci provo, vediamo come viene. Quindi sono un po' qui e un po' vado in cucina, un po' qui e un po' vado in cucina. Vabbè, siamo così noi. Ok, allora a questo punto andate avanti con la lavorazione, quindi avete visto gli unici 2 angoli sono quelli della parte bassa del nostro lavoro, quindi lavorerete così anche il successivo angolo, poi andate su per la, definiamo la schiena, la metà, no? Della schiena, e ci ritroviamo qui ad agganciarci nuovamente con il nostro giro da dove siamo partite. Quando arriviamo alla fine del giro, praticamente ci ritroviamo con la nostra chiusura, vedete dove abbiamo fatto la prima maglia bassa. Qui non farò nulla in questa maglia alta, in questo angolo, ok? Perché per noi deve scomparire. Entriamo direttamente nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, andiamo a cercarla ed è proprio questa, entriamo e chiudiamo con una maglia bassissima fatta in modo migliore. Ecco qua, con una maglia bassissima, e abbiamo finito il primo giro del, diciamo, allargamento del nostro corpo. Ok, ora dobbiamo fare il giro, quello con le maglie alte. Partiamo con le 3 catenelle che sostituiscono, se ci fosse il bianco sotto per voi sarebbe meglio, ci provo a mettermi così, ok, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia. Ora da dove devo partire a fare la maglia alta a rilievo? Andiamo a ritroso, quindi questa è la maglia alta a rilievo, io so che devo farla a fianco, quindi questo giro sarà questa la mia maglia alta a rilievo e questa invece sarà la maglia semplice, ok? Quindi io cosa faccio? Entro nella prima e faccio una maglia alta, poi scendo e vado a fare la mia maglia alta a rilievo. Come sapete lascio sempre una maglia, vedete? Quando faccio la maglia alta a rilievo è lei che prende il posto di questa maglia, quindi io questa non la lavoro. Poi sopra la maglia alta a rilievo faccio la mia maglia alta semplice. Questa fa parte di questa, quindi vado a metterla a rilievo. Quella a fianco sarà una maglia alta, ma oramai conoscete bene il punto. Mi sta scappando tutta la maglia giù perché volevo farvela vedere senza appoggiarla, ma non è facile. E quindi adesso riprendiamo. Tra l'altro ho sfornato il pane venuto d'incanto, d'incanto.
A volte mi stupisco perché, come vi dicevo, non sono, nel senso che mi ci metto poco a fare cose, no? Però il pane mi piace farlo, a volte sperimento cose strane che vedo su online, no? E questa volta è venuto proprio bene, è venuto proprio bene, non so ancora il gusto, se mi ricordo poi ve lo faccio sapere quando lo mangerò. Sicuramente oggi è sabato, quindi a cena sicuramente lo assaggerò e spero di ricordarmi di dirvi che gusto ha questo, questo pane. Ma di cosa sto parlando? Nel frattempo sto andando avanti con voi con la lavorazione. Questo solo per farvi vedere come stiamo proseguendo per allargare la nostra metà corpo, ok? Per arrivare alla dimensione giusta. Adesso vediamo se riesco a rimetterlo, ok? Alla dimensione giusta della nostra metà corpo. Quindi andiamo avanti. Io adesso vi faccio vedere come si congiunge il giro di maglie alte e poi andremo avanti per la larghezza che ci occorre e poi vi dico qualcosa su questa larghezza che ci occorre. Quindi andiamo avanti per tutto il nostro lato avanti, nel mio caso nell'angolo ovviamente noi faremo come al solito una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, proseguiamo nel lato sotto, saliamo sul lato della schiena e ci ritroviamo tutte insieme all'unione di questo giro. Siamo arrivati alla fine del giro. Adesso cosa facciamo? Vedete che abbiamo le prime 3 maglie, che abbiamo le prime 3 catenelle che ci sono serviti per partire con il primo giro, più la maglia alta a fianco. Noi andiamo esattamente tra le 3 catenelle e la maglia alta, quindi sopra si può dire la maglia alta, ok? Prendiamo il filo e lo portiamo dentro. Adesso da queste 2 maglie, questa sarà l'unica volta, l'unica, da queste 2 maglie ne tiriamo su soltanto una, anzi adesso dobbiamo fare il giro delle maglie basse, quindi facciamo finta che questa sia un'unica maglia, quindi farò catenella, entro e prendo il filo e faccio la mia maglia bassa e questa è la mia prima maglia bassa del giro. Ok, continuo e vado avanti così per tutto il giro, come il giro che abbiamo fatto di maglie basse. Quando arrivate dalla parte opposta semplicemente vi aggancerete qui, tirate su le 3 catenelle e ricominciate senza fare più nessun tipo di riduzione. L'abbiamo fatta insieme, non dovete più farla, quindi ricominciate esattamente con le 3 catenelle e poi alternate la maglia alta a rilievo alla maglia alta normale. In poche parole dovete avere, vedete, io sono andata avanti per adesso è troppo poco, devo andare avanti ancora per circa, sono andata avanti per 5 centimetri, qui sto raggiungendo praticamente la mia spalla, ok? Quindi devo andare ancora un pochino avanti, però non completerò completamente il cardigan alla metà del mio corpo, ma 2 centimetri o 2 centimetri e mezzo prima, perché vado ad allargare un pochino il retro, cioè dove c'è la mia schiena, ok? Quindi una parte non la lavorerò e l'altra sì, ma ve lo faccio vedere dopo. Intanto voi andate avanti per quello che vi serve per arrivare al collo. Quindi quando voi lo posizionate, quindi copriamo la nostra spalla, quando voi posizionate il braccio all'interno del vostro cardigan, la spalla deve essere completamente coperta e poi penseremo alla nostra schiena, ok? E dopo ovviamente anche alla lunghezza. Però andiamo per gradi. Intanto abbiamo fatto una parte della nostra manica, adesso stiamo andando a fare una parte dell'allargamento del corpo, quindi fatelo comodo per il vostro corpo. E la cosa bella è che lo possiamo proprio modellare su di noi, ok? Il cardigan, ecco perché mi piace così tanto e senza fare nessun calcolo, perché mi piace tanto questa tecnica. E quindi raggiungeremo la nostra spalla e a quel punto ci ritroviamo per vedere come andare avanti.
Bene, ora vi mostro dove siamo arrivati. Praticamente noi abbiamo allargato il nostro metacorpo fino alla dimensione che a noi occorre, tranne qualche centimetro che ci servirà, quindi dopo magari sul banco lavoro vi dico quanti centimetri ho fatto io, ma è quasi inutile dirvi i miei centimetri perché dovete decidere voi, no? A quale dimensione fermarvi per il vostro corpo, ok? Diciamo che siamo arrivati alla metà corpo, più che altro nello spazio. Vedete che qui la manica ancora non è cucita, che comunque lo spazio che ci serve per coprire la nostra spalla. Tenete conto che poi ci va la bordura, ok? Quindi questo è lo spazio che copre la mia spalla e mi sono fermata perché? Perché adesso vi dirò di prendere la misura del vostro scollo avanti. Poi vi dirò qual è la mia, però sarete voi a decidere anche questo, cioè dovete modellarlo sul vostro corpo, quindi se avete un manichino, tanto meglio, lo appoggiate al manichino e decidete dove posizionare il segnapunti sul davanti, che sarà, vedete? Sul davanti questa è la stessa altezza, ovviamente io la prendo sia da una parte che dall'altra, questa parte è ancora da lavorare e questa invece ho già lavorato, diciamo, la mia scollatura, in realtà non è ben messa, comunque sia, ho già lavorato la mia scollatura, quindi prendete la misura di dove volete che la scollatura parta, ok? Quindi da questa parte noi andremo a far crescere diminuendo leggermente, non in modo deciso, ma leggermente andremo a diminuire. Quindi adesso quello che voi dovete fare quando avete raggiunto, diciamo, quando avete coperto la vostra spalla, ok? Lasciando un po' di centimetri per la bordura, quello che voi dovete fare è prendere questa misura sul davanti, che sarà la misura dello scollo sul davanti, e prendere la misura anche dello scollo dietro. Ok, io per lo scollo dietro mi sono tenuta praticamente proprio, vedete, all'altezza di questo scollo, quindi questa altezza. Dopo cercherò di darvi delle misure in più. Di qua lo vedete già fatto, ok? Quindi vedete che va proprio a confinare con il bordo di questa maglia, così. Poi qui ci sarà la bordura e facendo in questo modo, adesso non posso dimostrarvelo, però facendo in questo modo io arrivo al centro del mio corpo o quasi, tenendo conto poi del fatto che questo è elastico, che non posso tirarlo perché la manica non è chiusa e quindi io ho dedotto che questa è la mia metà del corpo, ok? Ma questa parte la facciamo adesso insieme. Quello che adesso dovete fare è semplicemente prendere queste misure, quindi la misura dello scollo dietro, dove volete voi, più in giù, più in su, dove volete. L'importante è che questa sarà uguale a questa, quindi prendete la misura dietro e la misura del davanti. Ok? Adesso andiamo sul banco lavoro e vi mostro come fare sia la scollatura del dietro che sul davanti. Bene, come avete visto, io ho inserito sulla parte che sarà il mio davanti un segnapunto e dalla parte centrale, quindi diciamo dalla chiusura qui che ci sarà della manica, dalla parte centrale ho contato 16 maglie. Quindi 16 maglie in questo modo, vedete, dalla parte centrale io sono andata dritta e poi ho contato in questo modo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e via dicendo fino a 16 per quanto riguarda qui sarà il mio scollo. E vi mostro anche, ma questo è il mio scollo,
ok? Cioè quello che ho deciso per il mio scollo, quindi a circa centimetri 11 ho messo il mio segnapunto. Ovviamente la stessa cosa, questa è la parte mia sinistra, la stessa cosa farò nella parte destra, ok? Nello stesso identico punto. Mentre lo scollo dietro ho deciso che lo metterò nella quarta maglia, quindi 1 2 3 4, nella quinta io ho inserito, ho saltato 4 maglie e nella quinta ho inserito il mio marcapunto. Quindi partendo dalla sempre dal centro della mia, diciamo, spalla, circa sono circa 4 centimetri dalla spalla all'inizio della mia scollatura. Ora, che cosa facciamo? Questa parte, quindi la parte che parte da questo segnapunto a questo, io non la lavoro più. Devo lavorare tutto il resto del mio bordo cardigan, che poi non è ancora il bordo, ma stiamo ancora allargando il cardigan, ok? Ma preciso, questo tipo di lavorazione, quando andremo a fare, qui saranno giri di andata e ritorno, quando si va a fare il giro di andata e ritorno dobbiamo fare attenzione di lavorare la maglia bassa quando siamo sul rovescio e la maglia alta quando siamo sulla parte dritta. Ok, quindi come faccio io? A questo punto io devo partire a rovescio, quindi devo lavorare a rovescio, quindi partirò girando il lavoro a rovescio verso di me. In questo caso sono nella parte del davanti, ok? Il dietro avevo messo il marcapunto blu, ma lo vedete perché qui c'è la metà, il marcapunto nella zona più corta e quella del retro, ma non è importante se partiamo dal retro o dal davanti. Qui ci siamo lasciati con delle maglie alte, io devo iniziare, visto che sono a rovescio, con la maglia bassa e quindi prendo il mio filo e inizio. Quindi cosa faccio? Aggancio il mio filo dove ho messo il marcapunto, e faccio la mia prima maglia bassa. Il marcapunto adesso non serve più. Ok, adesso continuo il mio giro, semplicemente vedete che sono a rovescio, le maglie basse vanno fatte a rovescio, semplicemente con una maglia bassa in ogni maglia alta di base. Andrò a fare i miei angoli come ho sempre fatto, quindi con una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Facciamo quindi tutto il giro, quindi il giro che abbiamo iniziato adesso insieme. Nell'angolo abbiamo detto una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Andiamo a lavorare la parte sotto, sempre con maglie basse, e poi andiamo a lavorare la parte del dietro fino ad arrivare al nostro marcapunto, dove ci fermeremo e ripartiremo con le maglie alte alternate, come abbiamo già, come sappiamo, come conosciamo già. Quindi il retro, adesso finiamo questo giro e ci incontriamo qui e poi vediamo come ripartire. Facciamo così, pezzo per pezzo. E vedete, sono arrivata alla fine del giro, quindi praticamente dove avevo il marcapunto nella parte dietro del mio cardigan, della mia metà cardigan, e con l'ultima maglia bassa. Quindi con la maglia bassa qui c'è il mio marcapunto e questa è la parte che non lavorerò. Da qui sono partita invece con la maglia bassa. Anzi, vi rimetto il segnapunto così lo mettiamo rosa qua, ecco, così vi faccio capire meglio. Allora, praticamente questa è la parte dove abbiamo iniziato insieme con le maglie basse e questa è la fine
del giro con le maglie basse. Tutta questa parte non la lavoro, quindi cosa faccio io adesso? Giro il mio lavoro, ok, e vado a lavorare a dritto. Adesso sono nella parte dritta del mio lavoro, quindi cosa devo fare? Devo fare le maglie alte alternate. Quindi come vedete io combinazione sono su una maglia a rilievo qua, cioè alternate come abbiamo sempre fatto. Quindi se qui sono a rilievo, qui sopra io parto con una maglia alta normale, poi scendo giù in questa a rilievo e chiedo scusa, scendo giù nella maglia alta normale e vado a fare quella a rilievo. Così è facilissimo. Sopra questa farò la maglia alta, poi scendo e vado a fare la maglia alta a rilievo, né più né meno come abbiamo sempre fatto, ok? Non cambia nulla, solo che qui lavoriamo solamente su 3 lati e neanche 3 lati completi, perché come vi ho mostrato una parte rimane in pausa. Ok, quindi cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a continuare questa lavorazione sulla parte, questa è la parte sul davanti, poi lavoreremo l'angolo con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, lavoriamo la parte sotto, andiamo a raggiungere l'altro angolo, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, torniamo a lavorare il lato, se era prima il davanti, questo diventerà il dietro, andiamo a lavorare tutta la parte dietro, che poi non è vero, questo è il davanti, comunque lavoriamo prima una parte e dopo lavoriamo l'altra parte passando per la parte sotto e i 2 angoli e ci fermiamo qui, ok? Quindi ci ritroviamo dalla parte opposta, fate tutto il giro del cardigan fino ad arrivare a ritrovarci con il marcapunto della parte avanti. Riconoscete la parte avanti perché è quella più scollata, ok? È la parte più scollata. La parte dietro, voi trovate il buco della manica che dobbiamo ancora andare a chiudere, questa è la parte dietro e questa è la parte avanti, ok? Benissimo, siamo arrivati alla fine del giro, io continuo ancora per le ultime maglie. Ok, ecco, questa qua la lavoro a dritto, questa dovrei fare lavorare questa, vedete, poi regolatevi, io vado direttamente sulla maglia e qui ne faccio 2 maglie dritte, ok? Quindi regolatevi quando arrivate, se volete la fate qui in questo modo perché corrisponde a questa, quindi in realtà andrebbe qui, ok? Vedete un pochino voi, ecco, regolatevi. Io qui vado a fare un'altra maglia alta sull'ultima maglia bassa, ok? Preferisco che finisca così piuttosto che scendere giù, da questa parte va bene così. Ora quindi regolatevi sempre anche voi, ok? Cioè non vi fossilizzate su quello che faccio io, ma a seconda di come finite vi regolate. Il rovescio è come l'abbiamo già fatto, quindi tutto a maglia bassa per tutto il giro. Quindi partite e fate una maglia bassa per ogni maglia bassa che trovate e continuate così per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del mio giro di maglie basse. Io sono nel retro, quindi qui io adesso continuo a lasciare il margine dritto. Quindi qui ho fatto la mia maglia bassa, devo andare nella prima, quella formata da 3 catenelle. Andrò nella testa, quindi contando dalla partenza 1, 2, nella terza, entro, prendo il filo e faccio la mia ultima maglia bassa del giro. Qui sono nella parte dietro, lo vedo sia per il marcapunto blu che oramai mi differenziano, parte avanti ce l'ho rosa, l'ho tolta, va bene, è rosa, nella parte invece dietro ce l'ho blu. Lo notate comunque perché questa è l'apertura della manica
Se vado a vedere, questa è la parte più corta, invece sul davanti ho una parte più ampia. Quindi cosa faccio? A questo punto, ripeto, sono nella parte del dietro, nello scollo dietro dove devo andare in modo rettilineo, faccio 3 catenelle e giro il mio lavoro. Giro e ritorno indietro. Ovviamente torno indietro facendo il lavoro che ho sempre fatto, quindi dove c'è la maglia a rilievo sotto farò una maglia alta, quindi questa fa parte di questa, vedete? Allora questa ho le 3 catenelle, quindi ho impegnato questa maglia. Questa è la maglia che corrisponde a quella sotto normale, questa è rilievo, questa normale, quindi entro e faccio la mia maglia alta a rilievo. Prendo il filo, che ce l'ho tutto attorcigliato, anche no, e poi continuo in modo normale, cioè come abbiamo sempre fatto, una rilievo e una no, ok? Quindi farò il mio angolo, quello composto da una maglia alta, ecco, una maglia alta, una 2 catenelle e una maglia alta, l'angolo normale, no? Quello che facciamo sempre, di angoli ne abbiamo sempre 2 e ci ritroviamo sulla parte del davanti dove andiamo a fare una diminuzione. Sono arrivata alla fine, ogni tanto cambio l'uncinetto, però sempre il numero 5 quello che uso, è proprio il tipo che cambio. Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi vedete che me ne rimangono 1, 2, 3, quindi io faccio ancora l'ultima, cioè nel senso ne lavoro ancora uno, e le ultime 2 che sono una e una 2 le lavoro insieme, quindi ne prendo una e lavoro solo le prime 2 asoline, entro nell'ultima, vedete che ne lascio 2 sull'uncinetto, poi entro nell'ultima, magari se tolgo questo, ecco, entro nell'ultima, faccio la stessa cosa, quindi prendo l'asolina, chiudo le prime 2, ne ho 3 sull'uncinetto che vado a chiudere insieme, quindi le ultime 2 sono diventate una soltanto. Difatti, ora che vado a girare, aspettate che rimetto, così so sempre dov'è, anche se non servirebbe, no? Però questa è la parte avanti in rosa, la parte dietro è in azzurro, più che altro per mostrarvi meglio, no? Per non perdere la via, anche perché con tutti questi colori è un po' complesso. Spero di essere stata abbastanza chiara. Allora, come vedete, adesso io anziché averne 2 ne ho solo una, quindi riparto con una catenella, entro nella stessa e faccio la mia maglia bassa. Quella che devo fare adesso sono tutti i giri di maglie basse e quindi vado a fare una maglia bassa su ogni maglia bassa. Quindi cosa succede? Quando ci sono le maglie basse io non faccio, ok, quando ci sono le maglie basse, non so neanche se si vede così, va bene, io faccio solo le maglie basse senza diminuire, ma quando sono nel giro delle maglie alte ne chiudo 2 insieme, ok? Avete visto come ho fatto? Quindi adesso andate avanti per il pezzetto che vi occorre sul davanti. Io per esempio, adesso andrò avanti per farvi vedere, per esempio, ecco appunto dicevo, per esempio, questo è quello che ho già, la metà che ho già finito, quindi l'altra devo ancora finirla. Io sono andata avanti per, contando solo i giri di maglie alte, quindi 1, che è questo, 2, che è questo, 3, che è questo, vedete? Quindi sono andata avanti 6 giri,
3 giri con le maglie basse e 3 giri no. Ho finito il giro con le maglie basse, quindi ho diminuito soltanto 3 volte, ok, perché sono 3 i giri di maglie alte, anzi la prima volta neanche abbiamo diminuito, aspettate che vado a vedere. Sì, la primissima volta non abbiamo diminuito. Sì, la primissima no, perché siamo partiti, e quindi solamente 2 volte ho diminuito, ok? Solamente 2 volte, anzi, sì, vediamo, 1 e 2, 2 volte ho diminuito. Quindi è una leggera inclinazione in avanti, mentre il dietro lo vedete, mi rimane completamente diritto. Ok, detto questo, voi scendete quanto ovviamente vi occorre. Io per ora sono andata avanti 6 giri, quindi 3 volte maglie basse, 3 volte le maglie alte e in rilievo. E dopo lo proverò, quindi cercherò di metterlo sul mio manichino. Se voi non avete il manichino, imbastitelo, oppure unite le due parti, questa con questa, con dei marcapunti, e provatelo per vedere se basta. Se non basta, continuate ad andare avanti, ok? Ad andare avanti nello stesso modo, quindi ogni volta che siete nelle maglie alte e sulla parte davanti, voi andrete a diminuire. Ok, ci incontriamo quando abbiamo tutte e due le parti con la scollatura e andiamo ad unire intanto il dietro. Vi faccio vedere dove sono arrivata. Praticamente io ho fatto sono andata avanti come vi ho mostrato, esattamente come vi ho mostrato, sia da una parte che dall'altra, e adesso ho lo scollo che a me serviva. Quindi vedete, è proprio lo scollo giusto. Tenete conto che qui adesso devo fare una bordura che ancora francamente non so come sarà. Dietro la stessa cosa, ovviamente è questo che mi interessava, lo scollo dietro, quindi va benissimo. Ora dobbiamo andare ad unire, ecco, con una mano non mi riesce mai ad unire la parte dietro, ok? Uniamo la parte dietro e poi dobbiamo pensare a questo punto alla lunghezza. Ancora la manica non la stiamo toccando, ok? Perché voglio farla crescere con il pannello aperto. Quindi dopo aver fatto crescere la manica, ma poi ve la faccio vedere, dopo andremo a cucirla, ok? In questo modo qua. Però quello che adesso andiamo a fare è chiudere la parte dietro, quindi mi raccomando, voi l'avete provata, sapete che siete arrivati. Se non siete ancora arrivati alla giusta misura della metà corpo, poi vedrete quando lo cucio qui viene benissimo, alla giusta metà corpo, rendetevi conto, ecco, più che altro guardate quando mettete il marcapunto se è giusta l'unione, ok? Per me lo è. Andiamo avanti quindi a cucirlo, quindi cuciamo solo la parte dietro e poi andiamo ad allungare il nostro meraviglioso cardigan, ok? Perfetto, allora siamo tornati sul banco lavoro. Adesso qui ho il mio cardigan posto, vedete, nella parte dritta. Qui ho lo scollo del davanti, qui è la mia schiena, quindi dobbiamo metterci in modo tale da poter lavorare la schiena con il rovescio verso di noi, ok? Quindi così. Ok, e partiamo dalla giunzione del sotto, quindi questa è la parte sotto. Andando in su vado verso il collo, ok. Come ultimo giro ho fatto le maglie basse, ok, quindi vado nell'angolino delle maglie basse dove ci sono le 2 catenelle, centrarlo, eccolo qua, perfetto, e aggancio il mio filo, ok, rientro dentro e faccio come praticamente come fare una maglia bassa, ok, però non la chiudo, entro dalla parte opposta, prendo il filo,
e faccio la stessa cosa, quindi prendo l'asolina, accorcio il filo portante e poi chiudo tutte e tre le asoline insieme. Ok, e questa è la mia partenza. Ora ho agganciato le due parti. Aspettate che io mi sono messa, che il problema dello sfumato è cercare un pochino le sfumature, ma non ci sono riuscita a pieno, avrei voluto farlo proprio sfumato nello stesso modo, ma è impossibile, oserei dire impossibile. Allora prendiamo le due, vedete che qui abbiamo, vediamo se riesco ad avvicinarmi ancora un pochino di più, così sono fuori, ecco, mi metto qua. Allora qui stiamo partendo, vedete che qui ho questa parte della mia, diciamo del sopra della mia maglia bassa, quindi questa parte e questa le prendo insieme, poi con il filo passo e passo dentro la mia asolina, ve lo faccio rivedere, unisco. Se volete farlo a filo, fatelo a filo, cioè ago e filo. Io preferisco sempre farlo ad uncinetto, però ognuno lo deve fare come si sente. Quindi avete visto, no? Io metto bene le mie due parti della maglia bassa, diciamo dalla parte sopra della maglia bassa, vedete? Quindi prendo la parte interna e la parte interna dalla parte opposta. Faccio passare il filo e lo porto nell'asolina e continuo così, quindi interna e interna, prendo il filo, passa dentro e passa dentro l'asolina. Ovviamente mi lavorerete in modo molto molto morbido, altrimenti vi tira la cucitura, ok? E continuate in questo modo, quindi diciamo questa parte interna e questa parte interna, eccole qua, le prendo tutte e due, interna e interna, ok? Quindi andiamo a chiudere in questo modo. Se lo fate con l'uncinetto, mi raccomando, tenete molto morbido, idem con l'ago, ovviamente non state a tirare il filo altrimenti abbiamo una cucitura dietro tutta arricciata, ok? E proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine della scollatura sopra, cioè tutta la schiena, in poche parole. Ecco come risulta la cucitura, è questa. Questa è dalla parte del rovescio e qui è dalla parte del dritto. Bellissima. Ora ragazzi andiamo ad allungare il nostro cardigan, quindi prendiamo il filo, io adesso cambierò dal blu, torno col mio grigio, prendiamo il nostro filo e andiamo a posizionarci per mettere, abbiamo fatto quindi le maglie basse, abbiamo tutti l'ultimo giro di maglie basse, partiamo quindi dal dritto, ok, per fare le nostre maglie alte. Quindi partiamo direttamente dall'angolino, io sto lavorando la parte sotto, ok, quindi il dritto è verso di me, e perché devo lavorare le maglie alte e quindi il dritto verrà verso di me. Aggancio il mio filo nell'angolo, proprio nell'angolino, vedete quello delle maglie basse, qui aggancio il mio filo, io lo blocco sempre così, poi torno indietro, maglia bassissima e qui l'ho bloccato. A questo punto devo fare la mia prima maglia alta, quindi farò 3 catenelle. Ora guardiamo bene il lavoro. Qui c'è la maglia alta a rilievo, devo farla quindi a fianco, quindi qui, quindi questa la lavorerò normalmente,
quindi vado a fare una maglia alta. Se invece voi siete arrivati in un altro modo, fate sempre lo stesso calcolo. Dove c'è la maglia alta a rilievo, sapete che sopra ci sarà la maglia alta, sopra la maglia alta io dovrò fare la maglia alta a rilievo, vedete qui, e qui la maglia alta. Quindi andiamo avanti facendo la maglia alta, quindi il lavoro segue come lo schema è sempre lo stesso. Sopra la maglia alta a rilievo farò una maglia alta, a fianco alla maglia alta a rilievo, anziché puntare qui in questo foro della maglia bassa, punto sotto e prendo la maglia alta a rilievo e continuo così. Andate avanti così per tutto il giro e ci troviamo nel centro, proprio nel centro, nell'unione tra la parte destra e la parte sinistra. Quando arriviamo praticamente nell'unione delle due parti, allora dobbiamo cercare di alternare sempre una maglia a rilievo sotto e una maglia normale, ok? Quindi maglia alta e maglia alta a rilievo. Io sono arrivata così, cioè praticamente qui ho l'angolino, l'ex angolino, vedete questo, e qui ho fatto la mia maglia alta. Quindi a seconda di come arrivate cercate di proseguire il lavoro, quindi inventatevi un punto che non c'è. Io in questo momento per esempio dovrei fare una maglia alta a rilievo e la farò prendendo dei fili del mio angolo. Vedete? Vado a raccoglierli dove posso, quindi in questo momento li sto afferrando qui. Vedete proprio qui. Quindi prendo il mio filo e faccio la mia maglia alta a rilievo. Poi vado in centro, quindi cercate voi di trovare il modo di proseguire la lavorazione. In centro, proprio tra le due parti, vado a fare la maglia alta normale. Poi, come ho fatto da questa parte, farò dall'altra. Adesso qui ho un filo di troppo, quindi vado, questo è l'angolo, vedete come lo era questo è l'angolo, io prendo questi due fili, però devo anche prendere il filo, ok, e vado a fare la mia maglia alta a rilievo. Quindi come vedete c'è un proseguimento, maglia alta a rilievo, maglia normale, maglia alta a rilievo e poi proseguo. Quindi faccio attenzione, adesso qui ho la maglia alta a rilievo, quindi la prossima io la farò prima, quindi qui, e questa è normale, quindi io vado qui, faccio la mia maglia alta, poi questa vedete che ne ho una in più, addirittura ne ho una in più, vediamo come mai, è giusto, ne ho una in più, quindi non importa, io questa la salto, vado direttamente a fare la maglia alta a rilievo per ritrovarmi nel modo giusto, perché devo avere, vedete, quindi cercate di capire qual è la vostra lavorazione e dove siete. L'importante è che le due parti siano uguali. Allora, io ho fatto la penultima a rilievo e l'ultima non a rilievo, quindi maglia alta. Poi in centro ho fatto rilievo, normale, rilievo e poi ripeto da qui in avanti, quindi normale e rilievo. Ok, ne avevo uno in più, può capitare, no? Magari per errore ce n'era uno in più, io ho fatto finta che non esistesse. Ok? E quindi poi continuo la mia lavorazione, quindi sopra la maglia alta a rilievo andrò a fare la mia maglia alta, e qui tutto facile, inutile neanche farvi vedere, è vero? E proseguite la vostra lavorazione, uno rilievo e uno no. Ok, come vedete non c'è nessun tipo di scalino e va avanti bene, ed è quello che voi dovete riuscire a fare anche da sole, anche se non siete arrivate come sono arrivata io, in modi diversi. Cercate di seguire più o meno questo metodo, ok?
anche se arrivate in un modo o nell'altro. Mi sto ripetendo più volte, però è per farvi capire, adeguatevi in base a ciò che vedete sotto. Poi andate avanti per tutta l'altra parte del nostro sotto del cardigan e quando arrivate dalla parte opposta, come abbiamo iniziato, così dobbiamo finire, quindi con la nostra maglia alta. Proseguiamo col giro che segue con una maglia bassa sulla maglia alta. Adesso vi faccio vedere da qui così si capisce meglio. Sulla nostra maglia alta, qui in questo caso ho le 3 catenelle, quindi su queste 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta ci sarà la maglia bassa e così su tutte le altre maglie alte io farò una maglia bassa. Proseguite sempre con una maglia alta a questo punto sulla maglia bassa e andate avanti così fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Adesso lo faccio anch'io e ci ritroviamo. Io sono arrivata all'altezza aggiuntiva del fondo, cioè quindi della mia lunghezza che mi occorre. Io ho realizzato praticamente altri 8 centimetri. Non lo voglio molto lungo, poi ci sarà anche il bordino, quindi mi fermo. Ok, l'ultimo giro è quello delle maglie basse. Il giro successivo ho iniziato a fare le mie maglie alte, quindi praticamente per il giro di bordura bisognerà partire sopra la maglia bassa con 3 catenelle, classico come sempre facciamo, e poi farete una maglia alta su ogni maglia alta che vedete, su ogni maglia bassa che vedete nel giro precedente, ok, fino ad arrivare all'angolino successivo, che è questo. Quando arrivate a quest'angolo, perché dobbiamo bordare tutto il perimetro, ok, quindi dobbiamo andare anche sul collo, quindi quando arriviamo nell'ultima maglia bassa del giro sottostante, che è questo, ripristiniamo il nostro angolo, quindi andiamo a fare una sola catenella, entriamo di nuovo e facciamo una maglia alta nello stesso punto. Abbiamo fatto solo una catenella qui d'angolo. Ok, giriamo, quindi lavoravamo prima in questo modo, abbiamo fatto il nostro mini angolo e adesso lavoriamo nell'apertura del nostro cardigan e troviamo subito qui un buchino che è quello delle maglie basse, quindi entriamo e facciamo la nostra maglia alta. Qui abbiamo la stanghetta della nostra maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Abbiamo di nuovo il giro delle maglie basse sottostanti, entriamo proprio nel buchino che c'è delle maglie basse e facciamo la nostra maglia alta. Subito a fianco c'è un nodino, entriamo, vedete questo nodino qui, e sotto la maglia bassa entriamo e facciamo una maglia alta. Nella stanghetta della maglia alta facciamo una maglia alta. Aspettate che recupero un pochino di filo. No. Ok, vi faccio ancora rivedere, quindi diciamo nel corpo della maglia alta ne faccio solo una, nel corpo della maglia bassa entro e ne faccio una, e nel nodino subito sotto, vedete ci sono proprio 2 buchi, 1 e 1, 2, entro e faccio la mia maglia alta. Nel corpo della maglia alta una maglia alta, nel primo buchino che sarebbe quello delle maglie basse una maglia alta. Ok, ce la posso fare? Sì, perfetto. Nel buchino a fianco maglia alta e nel corpo della maglia alta una maglia alta e andiamo avanti così fino a coprire tutto il nostro bordo. Quindi 1, 2, questo è il corpo della maglia alta. Poi di nuovo abbiamo, ah no, ero già nel corpo qui, quindi un buchino, 2 e il corpo della maglia alta, e poi qui ecco che andiamo nelle maglie basse, qui non avete più problemi, quindi entriamo nella prima,
maglia alta, e poi andiamo avanti così. Qui ripeto, essendo tutte maglie basse non avete più problemi, e qui è la parte che dovevo fare insieme a voi, che si ripeterà dal lato opposto. Ora vado avanti fino alla scollatura e riprendo a registrare. Arrivato, ho fatto tutto il mio la mia apertura sul davanti da un lato, adesso sono arrivata alla scollatura, quindi qui ho la mia diminuzione, sopra c'è la mia maglia bassa, quindi io entro nella maglia bassa iniziale, ovviamente devo fare la maglia alta, quindi entro e faccio la mia maglia alta, una catenella, rientro nella stessa e faccio una maglia alta, e ora devo lavorare questa parte, questa. Quindi qui ho innanzitutto questo nodino, vedete qui il nodino, questo della maglia bassa, quindi io entro e faccio la maglia alta, poi il buchino a fianco e faccio la maglia alta, il corpo della maglia alta, ora qui abbiamo il nodino della maglia bassa, entro, maglia alta, qui ho il corpo della maglia alta, seguite il vostro disegno, ok? Quindi guardate quanti fori avete, in questo caso vedete io ho questo qui e vado e faccio la mia maglia alta, e ho poi il corpo della maglia alta dove entro e faccio la maglia alta. Di nuovo qui ho il nodino che è sopra e il nodino a fianco, vedete qui ne ho due perché qui facevamo le diminuzioni, qui ne ho due, quindi entro e faccio la maglia alta. Seguite quello che avete sotto, quindi qui ci sarà la maglia alta, qui ho il primo nodino, perfetto, e ora andiamo a vedere. Dunque qui c'è la scollatura e qui la rotondatura. Allora guardatemi, qui abbiamo l'ultima parte, vedete qui inizia invece la parte, aspettatemi, qui inizia la parte che scendeva e questa è la parte invece che abbiamo iniziato a far flettere un pochino. Quindi cosa succede? Guardatemi, allora questa è l'ultima maglia che ho fatto, vedete la lavorazione va in qua, questa invece scende in giù e qui ce n'è una centrale. Allora torno indietro di 1 e farò questa solamente lavorando 2 asoline, entro qui e lavoro solo 2 asoline, entro in questa e lavoro solo 2 asoline e qui chiudiamo tutto insieme, ok? Così mi gira un pochino il lavoro e poi proseguiamo. Quindi abbiamo preso la prima, l'abbiamo presa nella lavorazione che va verso l'esterno, la seconda l'abbiamo presa in centro e la terza proprio nella maglia che scende, vedete qui 1 2 e 3, così forse la vedete meglio, vedete 1 2 e 3 e le abbiamo chiuse insieme. A questo punto è semplice fare tutta la bordura fino ad arrivare alla prossima parte dove andremo a diminuire in questo punto. Sapete che io vi riprendo a registrare quando penso che potete trovare delle difficoltà. Qui sono nella parte, nella scollatura dietro, vedete? Allora qui, a parte questo che lo volevo nascondere ma si nota, quindi poi lo cucirò. Allora qui andiamo avanti come abbiamo già visto, quindi nella maglia bassa entro e faccio la maglia alta, sono nella scollatura dietro, ok? Nel corpo della maglia alta una maglia alta
e qui abbiamo i due nodini, 1 e 1 2, uno è della maglia bassa e il nodino subito dopo. Ok, il nodino, il buchino, ecco, nella maglia alta ne facciamo solo una, poi di nuovo primo foro e secondo foro, quindi primo e secondo. Ora entriamo nel corpo della maglia alta e facciamo solo una, di nuovo nel primo foro, vediamo dov'è questo, e nel secondo. Guardate sempre dove siete. Allora, qui ho l'unione, qui ho solamente, vediamo un po', ok, qui cerchiamo di prenderla in modo tale da non scucire, quindi andiamo adesso in ogni forellino che troviamo, perché qui c'è l'unione, ok? Quindi qua. Io ve la sto facendo vedere, ma dovete vedere anche la vostra lavorazione. Qui io sto andando avanti con la mia, poi qui c'è un altro foro, non so se lo vedete nero su nero, ma vedete dove punto l'uncinetto, vero? Qui. Adesso dovremo arrivare nella parte, ok, ecco, difatti qui c'è la maglia alta normale, qui un bel gruppo di fili, e poi qui vediamo un po', eccolo qua, allargate se non riuscite. Io poi con lo scuro sono un pochino più al buio, diciamo. Ok, questo è il corpo della maglia alta, nel foro. Ok, adesso mi tocca andare qui. Ok, perfetto. Adesso continuate con la lavorazione fino ad arrivare nel punto in cui dobbiamo fare quella diminuzione, che penso sia solo in questo giro, dopo vediamo a seconda di come ci troviamo. Ok, andate avanti fino a questa parte qua. Perfetto, sono di nuovo, vedete, nella parte dove ho lo scollo, quindi questa è l'ultima nella parte in questa direzione, diciamo. Poi abbiamo quella centrale e quest'altra che sarebbe la prima maglia dello scollo, quindi torno indietro anche qui di una e faccio la stessa cosa, quindi entro e faccio una maglia alta incompleta, poi entro in quella centrale, ho tantissimi fili, in quella centrale, maglia alta incompleta, e poi entro in questa barretta che sarebbe la prima maglia alta, barretta, e chiudo tutto insieme. Cioè barretta, ne ho chiusi due, aspettate vi faccio rivedere. Barretta, allora entro nella prima, chiudo due, entro quella centrale, quella che c'è dove c'è la divisione tra questa parte di maglie basse e questa di maglie alte, questa è centrale, entro, chiudo due, entro in questa, chiudo due, ora ho 4 asoline sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Ok, adesso andiamo come al solito. Allora fammi vedere qui, e faccio la mia maglia alta, qui c'è l'altro buchino, maglia alta, questa sì, la barretta della maglia alta la prendiamo, maglia alta, nel buco maglia alta, buco nel foro, il nodino della maglia bassa, maglia alta, qui c'è la barretta della maglia alta, e poi entriamo nella prima maglia bassa
e facciamo maglia alta, catenella, tolgo il nodo. Ok, quindi nella prima maglia bassa, maglia alta, catenella, rientro dentro, maglia alta. Ok, abbiamo fatto l'angolino. Adesso, per essere ben certi di avere le stesse maglie da questa diminuzione all'angolo, contiamole. Perfetto, le ho contate, sono 7, ma ovviamente non c'entrano niente col vostro, perché potrebbe essere completamente diverso dal mio come ampiezza, quindi io le ho contate, devono essere uguali, a partire da, ovviamente non contate questa diminuzione, contate le maglie che ci sono. 6 e 7 e poi c'è l'angolo, quindi se queste sono giuste poi dopo non ci servirà più, solamente questa volta per contare di avere la stessa dimensione. Ok, se per caso ne avete meno ne aggiungete una, se ne avete di più ne togliete una, le bilanciate. Ok, quindi girate in questo senso, mi lavorate tutta questa parte che è il lato opposto e poi andremo ad agganciarci proprio qui facendo l'angolo. Sono arrivata alla fine del giro, come vedete sono entrata qui nell'ultimo corpo della maglia. Ora entro esattamente dove parte questa maglia, quindi sopra questa maglia bassa, vedete queste 3 catenelle, quindi entro qui e faccio la mia maglia alta. Ora, senza prendere il filo sull'uncinetto, andiamo a contare 1, 2 e 3 catenelle, entro, prendo il filo e chiudo tutte e 2 le asoline insieme, così siamo nel centro del nostro angolo e ripartiamo con 3 catenelle. Bene, questa sarà la mia prima maglia alta dell'angolo, quindi io da dove sono partita, vedete, adesso ve la faccio rivedere, ok, vedete qui io devo congiungermi di qua a qua, quindi entro nella terza a partire dal basso, prendo il filo, chiudo tutte e 2 insieme, guardate ho l'unghia messa in mezzo per farvi capire dove dobbiamo mettere il segnapunto, chiudo tutto insieme e poi proprio qui in mezzo metterò il mio segnapunto, ok, per capire che è qui che io dovrò fare l'altra mia, scusate, adesso faccio le 3 catenelle per farvi capire meglio, quindi questa è la mia prima maglia alta dell'angolo e dove c'è il segnapunto farò la seconda e mi aggancerò come ho fatto adesso. Ok, benissimo. Allora, ora dobbiamo fare né più e né meno dei giri, uno a una maglia alta a rilievo davanti, no, non mi veniva, e una maglia alta a rilievo dietro. Quindi faremo la prima volta, portiamo in avanti la maglia alta e l'uncinetto è dietro e quindi maglia alta. La seconda facciamo il contrario, quindi adesso ve la faccio rivedere. Questa la porta in avanti, non mi soffermo perché la saprete fare sicuramente, se siete arrivati qui la sapete fare comunque. Allora, invece dietro filo sull'uncinetto, porto, spingo indietro, vedete la barretta della maglia alta, prendo il filo, maglia alta, quindi in avanti, indietro, in avanti, indietro e continuate così. Qui siamo nella parte sotto, per tutta la parte sotto fino ad arrivare nell'angolino opposto, ok, poi nell'angolo farete di nuovo una maglia alta, una catenella e una maglia alta e proseguite per tutto il lato. Se trovo delle difficoltà rientro, altrimenti voi continuate da sole. Sì, voglio invece mostrarvi una cosa. Allora, qui sono sempre allo stesso, quanti peli. Allora, sono sempre allo stesso giro,
che stavamo facendo, quindi il secondo giro della nostra bordura. Allora, come vedete l'angolo va bene, mi aggancio sempre alle due dell'angolo sottostante e farò in mezzo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Proseguo e qui trovo l'incavo del nostro scollo. E sotto abbiamo fatto le diminuzioni, ricordate, no? Ne abbiamo diminuite 1, 2, 3 insieme. Pensavo di non doverlo fare nel secondo giro e invece l'ho rifatto di nuovo perché mi piace che stondeggi un po' di più. Quindi che cosa faccio? Oltre, va bene, all'angolo, vedete qui saliamo, qui c'è l'angolo e quindi qui faccio l'angolino del mio scollo. Quando arrivo, guardate, allora qui c'è la mia diminuzione sottostante, vedete? Qui ne ho 3 insieme, quindi questa è quella centrale, giusto? Qui è la centrale. Quindi io farò la stessa cosa prendendo quella prima della centrale, quella dopo la centrale e quella in mezzo. Quindi queste 3 vanno lavorate insieme come abbiamo fatto sotto. Continuiamo così. Voi ovviamente regolatevi, cioè in base a quanto dovete fare ampio il vostro scollo, regolatevi se poi smettere di fare questa diminuzione. Io proseguo e poi alla fine vi faccio vedere quante volte ho diminuito. Avete capito come fare, quindi ne prendiamo 3 insieme come abbiamo fatto nel primo giro e nei giri a seguire calcolate queste 3 come fosse una, quindi prenderete quella prima, quella dopo e in centro questa. Ok? Difatti ne ho fatte 3 e le ho diminuite e la prossima volta andrò a puntare il mio uncinetto 1 qui, qui e unirò queste 3. Vado avanti finché vedo che va bene, smetto di diminuire quando vedo che si arqua troppo, ok? Poi vi faccio vedere alla fine. Andiamo avanti così. Quando arriviamo alla fine del giro, ovviamente dobbiamo unire il giro e ricominciamo fino a che non abbiamo la bordura desiderata. Perfetto, così facendo abbiamo terminato anche la bordura del nostro cardigan. Mi è venuto il nome finalmente, infinito, cardigan infinito. Allora, ho fatto una bordura di, vediamo da dove sono partita, dalla maglia bassa. Io ho fatto solo 4 centimetri circa, ok, 4 centimetri e mi sono fermata. Ho continuato a diminuire, qui ho continuato a diminuire, quindi le 3 maglie famose le ho continuate fino alla fine e perché mi piaceva proprio come veniva lo scollo, vedete? Molto bello, molto molto bello, infinito. Allora, quindi vedete? Ok, ok, questa è la fine. Ok, adesso però dobbiamo andare a allungare le maniche e poi cucirle, quindi ripartiamo dalle nostre maniche. Andiamo quindi ad allungare la nostra manica. Al contrario di normalmente quasi tutti i miei cardigan fatti con questa tecnica che amo perdutamente, normalmente io a questo punto, vedete, questo è lo scollo, questa è la spalla e qui c'è l'apertura, ok, che abbiamo lasciato in sospeso. Normalmente cosa facciamo? Andiamo prima a chiudere la nostra manica e dopo andiamo ad allungare la manica in giri di andata e poi ripresa e ritorno. Invece qui non vado a chiudere la mia manica, bensì continuo a lavorare la lunghezza della mia manica praticamente in giri di andata e ritorno rettilineo, ok, non in tondo per intenderci. L'ultimo giro è quello delle maglie alte, quindi sapete che il giro delle maglie alte mi va sul dritto e il giro delle maglie basse sul rovescio, quindi partirò con il rovescio. Filo a nuovo, che è questo, sì, l'uncinetto che come al solito, perfetto, lo cambio ogni volta, va bene così, agganciamo il nostro filo a nuovo.
Ok, io visto che ho più colori cerco di farlo il più possibile vicino all'altra manica come colore, e quindi intanto blocchiamo il nostro filo e rientriamo e facciamo la prima maglia bassa. Molto bene. Adesso è molto semplice, l'abbiamo fatto la maglia bassa nel nostro ex angolo. Adesso andiamo in ogni maglia alta a fare una maglia bassa. Nel frattempo, se possiamo, nascondiamo il filo di partenza. E quindi va bene, questo giro è un giro di maglie basse. Il primo giro. Quando arriviamo all'ultima maglia alta del giro sottostante, abbiamo ancora l'angolino, mi raccomando, entriamo nell'ex angolo e facciamo una maglia bassa. Giriamo la nostra manica. Ok, come vedete la stiamo lavorando nella lunghezza, ok, in giri di andata e ritorno. Il giro di maglie basse sarà sempre così, senza nessuna diminuzione. Se però volete diminuire, lo farete quando siete nel davanti, quando farete appunto il giro di maglie alte. In che modo? Allora, ogni volta che dovete partire, voi partirete con 1, 2 e 3 catenelle, che equivalgono alla prima maglia alta, ok? Poi abbiamo la seconda e la terza. Nella seconda e nella terza facciamo la diminuzione, quindi abbiamo inserito come fare la maglia alta, ok, nella seconda, ma chiudiamo solo 2 asoline. La stessa cosa nella terza, ma chiudiamo solo 2 asoline e a quel punto le chiudiamo tutte, ok? E quindi praticamente abbiamo fatto una maglia alta e una diminuzione. Quando andremo ad agganciarci da questa parte, questa la lavoriamo, ma lo vedete, questa la lavoriamo qui, la maglia bassa la lavoriamo qui, e sulle 3 catenelle lavoreremo la maglia bassa, ma poi ve lo faccio vedere. Ok, a questo punto seguiamo lo schema, ok? Quindi sappiamo che sulla maglia a rilievo noi dobbiamo fare la maglia alta normale, e l'abbiamo fatta qui. Al posto di questa maglia alta io vado a fare la maglia alta a rilievo, e questa la lavoro normalmente, questa a rilievo, e via dicendo. Arriviamo alla fine, alla terz'ultima maglia da lavorare, e vi riprendo. Ecco, sono arrivata, vedete? Abbiamo ancora da lavorare 1, 2 e 3 maglie, quindi io la terz'ultima e la penultima le lavorerò insieme se voglio diminuire, altrimenti andate avanti come stavate facendo, ok? Quindi con lo schema che conosciamo. Andate avanti in giro di andata e ritorno. Se dovete diminuire, ogni volta che ci sarà il giro del dritto, quindi questo tipo di giro, diminuite. Quante volte? Dipende da come la volete stretta. Quindi andate avanti a diminuire ogni volta che c'è il dritto, oppure ogni 2 volte che c'è il dritto, ogni 3 volte che c'è il dritto, in base a come volete che venga sagomata la vostra manica. Io ho diminuito ogni volta che ho trovato il dritto fino ad un certo punto, poi da quel punto in poi ho lavorato semplicemente senza diminuire fino a raggiungere la lunghezza. Quindi vi faccio solamente vedere, quando andate a girare il vostro lavoro, che dovete fare il rovescio, lavorare al rovescio le maglie basse, ok? Questa è già una maglia, quindi io entro e faccio la maglia bassa, ma dove ho fatto le 3 maglie, vedete questa? Entrate e fate la maglia bassa, ok? Perché comunque sia questa è una maglia, una. Quindi abbiamo fatto la maglia bassa qui e una maglia bassa qui, e poi continuo, perché se non ve ne accorgete e andate direttamente qui, ovviamente ne saltate più di una.
quindi dovete guardare dov'è la vostra maglia diminuita, che è questa, entrare tra una e l'altra proprio qui e fare la maglia bassa, altrimenti diminuite semplicemente, cioè fate una diminuzione in più, ok? E poi continuate a lavorare semplicemente. Ora vi mostro, dunque vediamo, perché io l'altra l'ho già cucita, se riesco a capire fin dove ho diminuito, che poi ognuno ha la sua maglia, ha il suo braccio, quindi non serve che io vi dica il mio. Qui no, qui no, allora fino qua, quindi praticamente ho diminuito, aspettatemi, qui c'è la diminuzione, sì, ho poi diminuito ben poco, beh, non è mica vero, perché la mia manica finisce, è difficile vedere la fine della manica, quindi io direi, facciamo così, vi do più o meno questa misura. Allora, io ho diminuito fino qui, quindi sono andata avanti per 27 centimetri e poi non ho più diminuito, però ripeto, è una misura assurda che vi sto dando perché io vado col mio braccio, voi dovete andare man mano, sagomatelo sul vostro braccio, magari avete delle braccia bellissime, lunghissime, e di conseguenza vi serve più manica che la mia, che io ho un braccetto piccolo, ok? Poi quando arrivate alla fine, ovviamente fin dove volete diminuite, poi dopo non diminuite più, andate avanti in giri di andata e ritorno con il nostro schema, ok? E poi, come abbiamo fatto per quanto riguarda la bordura, semplicemente ho fatto un giro, l'ultimo giro, diciamo il primo della bordura a maglie alte, e poi ho fatto un giro come abbiamo fatto per la bordura, rovescio, maglia rovescio, sì, va bene, maglia rilievo a rovescio e maglia rilievo a dritto. Però sono arrivata ad un certo punto che ho cambiato uncinetto, quindi in base a come lo volete stretto, dal numero 5 sono passata al numero 4, lo vedete, praticamente quasi subito ho cambiato, ok? Ho cambiato e poi ho stretto anche le maglie, quindi da 2 ne ho realizzata soltanto una, e sapete anche come fare, no? Per esempio, se siete qui, voi questa maglia e questa maglia la lavorate insieme con una maglia alta a rilievo a dritto, però anziché lavorare questa, poi la rovescio e poi questa, le lavorate insieme e a quel punto vi si stringe ancora. Però prima di stringerla provate solo a cambiare l'uncinetto, quindi dal 5, se state lavorando con io faccio il mio esempio, dal 5 sono passata al 4, di conseguenza ha fatto proprio una frenata notevole e poi ho stretto ancora. Qui farò forse sicuramente un paio di giri senza più stringere per arrivare proprio bene alla misura. Andiamo avanti con la nostra manica e dopo la cuciremo prima di fare il polsino. Adesso qui non guardatelo perché l'ho scucito per tenere presente dove ho fatto io, difatti, fin dove ho fatto gli aumenti, poi io lo cucirò mettendolo sul rovescio, ma per cucirlo dovete prima di fare il polsino lo mettete a rovescio come abbiamo fatto per unire le parti destra e sinistra, lo metterete a rovescio, lo cucirete nello stesso modo che abbiamo cucito la parte della schiena, solo dopo che l'avete cucito, ovviamente lo rivoltate e inizierete a fare il polsino. Penso che sia inutile farvelo vedere perché i passaggi ve li ho mostrati già con la chiusura del retro. Per diminuire sapete già come fare, ve l'ho mostrato. Per fare il polsino vi ho spiegato come fare perché è talmente semplice che è inutile veramente mostrarvelo
Sapete fare questo punto perché l'abbiamo fatto insieme e sapete come diminuire, ve l'ho spiegato, a parte che l'abbiamo fatto in vari tutorial, però io ve l'ho fatto vedere con 3 maglie. Qui semplicemente dobbiamo prendere le 2 a rovescio. Vedete che non mi viene mai questa parola? Le 2 maglie a diritto, a rilievo. Ok, non mi viene, oh raga, non mi viene, come cosa devo fare? Va bene? Quindi andiamo avanti e ci troviamo poi alla fine. Alla fine della nostra meravigliosa avventura. Io voglio solo ringraziarvi, abbiamo fatto tutti i passaggi insieme, la manica, ci siamo lasciati con la manica, avete visto, poi il bordino è semplicemente da lavorare in cerchio perché prima avrete cucito la vostra manica da rovescio come abbiamo fatto esattamente per la schiena. Dopo averla cucita vi ritrovate con una manica senza il bordino, farete il primo giro con le maglie alte e poi, come vi ho già mostrato, ovviamente lavorandolo in cerchio, ok? Unendo quindi i giri e ripartendo di nuovo da capo. Io vi dico, ce l'ho messa proprio tutta, tutta per farvi passare questa meravigliosa veramente creatura, un infinito a mio parere, ragazze e ragazzi, a mio parere veramente veramente bello. E vi manderò le foto anche del nuovo infinito che sto facendo in color panna e vi ringrazio con tutto il cuore di essermi stata accanto. Grazie davvero infinite, ci vediamo alla prossima avventura, alla prossima creatura e se non siete iscritte iscrivetevi, mi farete un bel regalo. Un abbraccio.